C'è un uomo la cui filosofia radicale potrebbe ridefinire il modo in cui la Russia percepisce il mondo. Un uomo capace di destabilizzare interi equilibri globali e forse di cambiare il corso stesso della guerra moderna. Gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro obiettivi legati al programma nucleare iraniano non sono che un frammento di un mosaico più grande. Il pianeta sembra oscillare sul precipizio di una nuova catastrofe, sull'orlo di una possibile terza guerra mondiale. Immagina una figura che non vede la democrazia liberale come un semplice sistema politico alternativo, ma come una malattia, un decadimento dello spirito umano. Un uomo che sogna un impero eurasiatico immenso, non guidato dai principi della modernità, ma da una trinità antica e potente: tradizione, gerarchia e mito. Alcuni osservatori lo descrivono come una presenza ideologica nell'orbita del potere russo, arrivando a dipingerlo come una delle possibili ispirazioni delle ambizioni geopolitiche del Cremlino. In Occidente è stato spesso etichettato, forse in modo eccessivo, come il cervello di Putin, mentre altri non esitano a definirlo un fascista mistico. Ma chi è davvero Alexander Dugin? E perché c'è chi lo paragona al moderno Rasputin, un enigmatico consigliere che muove fili invisibili nella mente di un leader potentissimo? Una figura controversa, sfuggente, il cui pensiero potrebbe ridisegnare il destino del mondo. Per comprendere davvero l'uomo che potrebbe ridefinire il destino della Russia, dobbiamo guardare alla sua vita, una vita forgiata in opposizione alla modernità. 4 capitoli fondamentali raccontano la traiettoria di Alexander Dugin. Non si tratta semplicemente di un individuo. Egli incarna una visione del mondo completa, inquietante, che sfida il tempo stesso. Per decifrare il futuro della Russia, bisogna prima addentrarsi nel suo passato. Dugin nacque nel 1962 a Mosca, in una famiglia legata all'apparato militare e di intelligence sovietico. Crescendo sotto l'apparente sicurezza e conformità del sistema sovietico, il giovane Dugin si sentiva stranamente alienato. La sua ribellione non era quella comune tra i dissidenti, un desiderio per il liberalismo occidentale, no. Lui cercava qualcosa di molto più antico, oscuro e profondamente esoterico. Agli inizi degli anni '80 si immerse in circoli clandestini moscoviti legati all'esoterismo e al pensiero tradizionalista. Qui iniziò a tradurre testi proibiti, opere di figure come Julius Evola, il controverso filosofo e tradizionalista italiano a lungo marginalizzato e ostracizzato negli ambienti accademici ufficiali. Dugin era affascinato dal misticismo, dall'esoterismo, dagli elementi spirituali perduti delle antiche gerarchie e persino da ideologie oscure e radicali. Questo percorso intellettuale non passò inosservato. Venne espulso dall'Istituto Aeronautico di Mosca, non per dissenso politico esplicito, ma per il coinvolgimento in ambienti e testi considerati pericolosi dal regime. Mentre i suoi coetanei studiavano Marx e Lenin, Dugin si abbandonava agli scritti dei mistici, dei monarchici, intraprendendo una ribellione meno politica e più profondamente metafisica. Quando l'Unione Sovietica crollò, Dugin vide non solo la fine di un'era, ma un'opportunità monumentale. La sua ambizione non si limitava a ricostruire la Russia. Voleva rifare radicalmente il mondo, modellandolo sulla sua visione dell'impero e sulle leggi della geopolitica. Nel 1997 pubblicò il suo capolavoro, I fondamenti della geopolitica, un testo che delineava una possibile visione strategica per la Russia e che, secondo diverse fonti, circolò ampiamente negli ambienti militari e accademici, influenzando il dibattito geopolitico post-sovietico.
Il libro delineava una visione ambiziosa e agghiacciante. La Russia possedeva un destino intrinsecamente imperiale. Dugin sosteneva che bisognasse smantellare sistematicamente il mondo atlantista, Stati Uniti, NATO, Europa liberale, e sostituirlo con un nuovo ordine eurasiatico che si estendesse idealmente dall'Europa occidentale fino all'estremo Oriente russo. E come realizzare un cambiamento così colossale, non solo con la forza militare. Per Dugin, l'arma più potente era invisibile, sottile e capace di modellare menti e culture, guidando il mondo verso la sua visione radicale. Il cammino filosofico di Dugin è sempre stato uno all'insegna dell'anti-razionalità e dell'anti-modernità. Le sue origini sono quelle di un pensatore conservatore semplice, ferratamente anticomunista, ipernazionalista panslavo, monarchico di ferro per quella che è opinabilmente la peggiore dinastia della storia, i Romanov. In seguito subisce però la fascinazione tipica dei conservatori per la grande pecora nera dell'autoproclamatasi sinistra conservatrice, ovvero sia Giuseppe Stalin. L'odio che Dugin prova per Marx e Trotsky non è esteso a Stalin. Dugin si convince della necessità di una terza via, né di destra né di sinistra, ma soprattutto non di sinistra. Una sintesi, da un lato, del capo di Stato russo più conservatore, nazionalista, teocratico e misogino, un vero e proprio monarca assoluto. Ma dall'altro lato a destra anche gli zar. Ignorando le contraddizioni dialettiche che hanno sempre portato simili Gianni Bifronti filosofici o al fallimento oppure ad allinearsi con la destra tradizionale, eliminando le proprie correnti rossobrune, le camicie nere che dimenticano il sansepolcrismo, le SA distrutte dalle SS, Dugin si convince che la 20ª volta è quella giusta per tentare un nazional bolscevismo, laddove la sinistra vede la politica come una intrinseca conseguenza della lotta di classe, dove gli interessi dei ricchi non sono e non saranno mai gli stessi dei poveri, per Dugin le classi possono collaborare e mettersi d'accordo contro lo straniero. Addirittura Dugin decide di andare oltre le tre vie, ossia capitalismo, socialismo e il sottotipo di capitalismo noto come fascismo, definendo la sua una quarta via, nonostante sia effettivamente difficile distinguerla dal fascismo standard, se non con un accento nel rossobrunismo economico, e neanche poi tanto visto il suo sostegno alle peggiori oligarchie liberiste. È una concezione teoricamente non razzista, anche se le sue frasi sugli ucraini sono decisamente ingenerose, chiedendo la cancellazione dell'identità ucraina. L'élite russa oligarchica, da un lato, e il proletariato russo, dall'altro, sono un vero e proprio Volk che ha il compito di preservarsi dalla modernizzazione che Dugin definisce colonizzatrice e occidentalista. La scienza moderna, l'illuminismo, lo spirito apollineo, addirittura lui definì il serial killer Cicatilo una sorta di emblema del dionisiaco, sono tutte cose, per Dugin, che l'Occidente, caratterizzato dall'elemento allogeno al di là degli Urali, ucraini, polacchi, popolazioni del Baltico, si infiltra come un tumore nella società russa. Dugin dunque resiste il progressismo, resiste la scienza, resiste la modernità, resiste il cattolicesimo come aberrazione latinista e occidentale. L'ortodossia bizantina va meglio, in quanto comunque espressione dello slavismo, anche se lui preferirebbe la cosiddetta via dei vecchi credenti, ossia l'ortodossia pre-centralizzazione. Ma per Dugin il vero ethos del popolo russo non è quello cattolico, non è quello bizantino, non è quello ortodosso moscovita e non è neanche quello ortodosso pre-centralizzazione dei vecchi credenti. Dugin crede nell'ethos pagano. Dugin, nell'eterna lotta tra la Russia occidentalizzata, quella di Novgorod, quella di Pietro il Grande, Caterina la Grande, Alessandro II, quella di Lenin, Trotsky, che guardavano alla Germania e all'Occidente,
e alla Russia asiatizzata, quella autarchica, conservatrice, che guardava con disprezzo la modernizzazione, quella di Nicola II, di Alessandro III, di Ivan il Terribile, delle steppe mongoliche, lui ovviamente si schiera con la seconda. Dugin di conseguenza resiste le ipotesi di Khrushchev e di Gorbaciov di allineamento della Russia all'Occidente o persino di un ingresso russo nell'Unione Europea. Per Dugin il destino della Russia è asiatico, eurasiatico, per una cultura mongolico-turca slavista che guarda al BRICS. Per tutti questi motivi Dugin è stato definito da molti, me compreso, il filosofo di Putin, non nel senso che Dugin ritenga Putin perfetto, non nel senso che Putin segua i consigli di Dugin prima di prendere decisioni, anche se sicuramente influssi reciproci ci sono, ma nel senso che ci sono importanti parallelismi nelle direzioni e nelle tensioni geopolitiche che li portano a vedere la Russia posizionata sostanzialmente nello stesso ruolo, con una reciproca approvazione. La filosofia di Dugin è argomentata male, il suo uso della mitologia e di altri filosofi è distorto e cherrypiccato, Dugin dimostra grande nozionismo culturale ma scarsa dimistichezza nelle effettive complessità, creando un mappazzone a volte confuso e indefinito che cambia con mostruosa rapidità. Si veda la sua idea di Cina, che è cambiata praticamente dal giorno alla notte, dal balcanizzarla a renderla una cara e fortissima alleata russa. Dugin è irrimediabilmente preso da una vera e propria tifoseria calcistica per la Russia, tanto da non vedere la palese asimmetria di potere con la Cina e pensare seriamente che tra le due possa esservi un rapporto tra pari o addirittura che la Russia possa in qualche modo prevalere. La filosofia di Dugin è senza dubbio interessante come manifesto per comprendere cosa succede quando lo scarso rigore terminologico incontra un sincretismo senza controllo. Non è sorpresa che a difendere la sua filosofia siano principalmente ragazzi estremamente giovani, dalle ideologie che hanno più nomi che aderenti. La strategia di Alexander Dugin non era mai semplice o lineare. Era un mosaico complesso e multifattoriale. Campagne di disinformazione, attività politiche sovversive, ipotetiche alleanze strategiche continentali, in particolare con paesi come l'Iran, e il sostegno teorico a dinamiche di frammentazione interna nel mondo atlantico, inclusi gli Stati Uniti, e soprattutto la sistematica destabilizzazione del Donbass. Per Dugin la geopolitica non si riduce mai al controllo di territori o risorse. Al suo cuore è una guerra spirituale, una lotta cosmica per l'anima stessa della civiltà. Pur non avendo mai ricoperto ruoli politici ufficiali nel governo russo, molti analisti hanno individuato sorprendenti consonanze tra il suo pensiero e alcune scelte chiave della politica estera russa contemporanea. Dall'annessione della Crimea nel 2014 all'intervento militare in Siria, fino all'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022. Al centro della visione di Dugin c'è un misticismo rivoluzionario, una filosofia chiamata tradizionalismo radicale. Per capire davvero il suo progetto eurasiatico, dobbiamo immergerci nella metafisica complessa, oscura e spesso inquietante che anima il suo pensiero. Il nucleo della sua visione del mondo si chiama perennialismo. È la convinzione che tutte le antiche civiltà, in ogni angolo del globo, condividessero una stessa verità sacra universale. In questo passato idealizzato, il mondo era governato da un ordine cosmico profondo, un'età dell'oro di armonia e illuminazione spirituale. Ma secondo Dugin, quel mondo primordiale è stato tragicamente corrotto. Le gerarchie sociali e spirituali sono state appiattite e invertite. Il sacro è stato sostituito dal profano. Seguendo antiche filosofie indù e tradizioni greche, Dugin sostiene che oggi viviamo nel Kali Yuga, un'età oscura segnata da conflitto, decadenza morale e declino spirituale. E per Dugin questo non è un concetto astratto. È una realtà tangibile. La modernità, con il suo liberalismo, la democrazia, il laicismo, l'individualismo e persino movimenti di emancipazione moderni, come il femminismo,
diventano per lui segno più evidente di questo collasso. La sua soluzione? Non riforme graduali, non discorsi educati, ma un ritorno radicale all'età dell'oro. Un crollo e una rinascita violenta e totale. Per costruire questo mondo nuovo, Dugin attinge da fonti disparate e spesso contraddittorie. L'esoterismo di René Guénon, il radicale tradizionalismo di Julius Evola, correnti mistiche dell'ortodossia russa e antichi miti pagani. Non è una politica conservatrice convenzionale, è un'apocalittica ideologia rivoluzionaria, il tradizionalismo radicale. E Dugin vede la Russia come la sua spada, l'avanguardia di una rivoluzione spirituale globale. Ma il prezzo di questa visione, che ammonisce lui stesso, sarà alto. Sangue, conflitto e sacrificio. Nel 2014, quando la Russia annesse la Crimea, Alexander Dugin non si limitò a osservare. Non c'era celebrazione timida nei suoi gesti. Esortò Vladimir Putin a spingersi oltre, a conquistare di più, a trasformare la mossa politica in un passo decisivo verso il suo impero eurasiatico. Quando il conflitto scoppiò nel Donbass, nella regione orientale dell'Ucraina, la sua retorica si fece ancor più estrema. In un'intervista ormai famigerata, le sue parole furono agghiaccianti. Per Dugin l'ordine eurasiatico non sarebbe stato costruito con trattati diplomatici o pacifiche integrazioni. Sarebbe stato forgiato nel sangue, attraverso la guerra, la sofferenza e il sacrificio. Poi, nell'agosto del 2022, la tragedia colpì la sua vita personale. Sua figlia, Daria Duginina, commentatrice di estrema destra e appassionata sostenitrice delle sue idee, fu uccisa in un attentato con un'autobomba alle porte di Mosca. Ma molti credono che Dugin stesso fosse il vero obiettivo. Testimoni oculari raccontano di averlo visto piangere sulla scena, devastato dalla perdita. Alcuni commentatori hanno suggerito che, alla luce della sua visione mistica del mondo, questa tragedia sia stata letta simbolicamente come un sacrificio all'interno della guerra cosmica che lui stesso aveva evocato. La guerra che aveva invocato con tanto fervore era arrivata dolorosamente nel santuario della sua famiglia. Eppure, nonostante questo colpo devastante, le sue idee non svanirono nell'ombra. Al contrario, si diffondono silenziose ma potenti nei circoli intellettuali e politici della Russia e oltre i suoi confini, permeando l'Europa e l'America, insinuandosi nelle sottoculture online e prosperando nel caos geopolitico. E così rimane l'enigma: chi è davvero Alexander Dugin? È un filosofo marginale? Un oscuro accademico le cui teorie radicali hanno un'influenza limitata? Oppure è il Rasputin dei nostri tempi, un burattinaio oscuro che sussurra idee pericolose all'orecchio di un leader potente? O è qualcosa di ancora più inquietante? Un profeta di un'oscurità imminente, sostenitore di un ritorno globale al mito antico, alla gerarchia rigida e alla violenza sacra? Per ora non ci sono stati attacchi nucleari, ma come insegna la storia, quando idee radicali e potere si intrecciano, la soglia della catastrofe si avvicina pericolosamente. Il vaso di Pandora è aperto e il mondo, come sempre, osserva con il fiato sospeso. Biun Dul.